Volete sapere chi erano i grandi chitarristi del Novecento oltre Andrés Segovia? Ve lo dirò dopo la sigla. Un altro grande chitarrista del Novecento fu Narciso Yepes. Questi nacque nel 1927 a Lorca e già all'età di 4 anni imbracciava la sua prima chitarra e il padre, vedendolo portato per questo strumento, si sobbarcò numerosi viaggi sulla soma di un mulo per accompagnarlo alle lezioni. Con lo scoppio della guerra civile spagnola, tutta la famiglia si trasferì a Valencia. Qui il piccolo Narciso la mattina studiava con il maestro, con il pianista Vicente Asensio, e la sera si esibiva nei locali di flamenco, sia come chitarra solista sia accompagnando ballerini e cantanti. A soli 16 anni si esibisce nel Teatro Serrano di Valencia, riscuotendo notevole successo. Dopodiché si ritrasferisce nuovamente a Lorca con la sua famiglia, ma qui incontra Adolfo Argenta, che lo convince a trasferirsi a Madrid per perfezionare i suoi studi. Infatti qui incontra i maestri chitarristi Regino Sainz della Maza e Joaquín Rodrigo. Tra il 1947 ed il 1952 Narciso Yepes, imbracciando la sua chitarra, si esibisce in tutto il mondo. Famosi sono il suo concerto di Aranjuez a Madrid nel 1947 e i recital solistici tenuti a Parigi alla Salle Gaveau di Parigi. Il suo brano più conosciuto da tutti, anche dal pubblico profano, è I Giochi Proibiti, che fu la colonna sonora appunto dell'omonimo film. Per eseguire al meglio i repertori bachiano e barocco si fece costruire una chitarra con 10 corde e spesso si esibiva con questo strumento. Non doveva correre buon sangue fra il maestro Segovia e Narciso Yepes, in quanto il primo definì Narciso Yepes un piccolo uomo che suonava una grande chitarra dal brutto suono. Narciso Yepes morì a Madrid nel 1997 in seguito alle complicazioni di un linfoma. Un altro grande chitarrista del Novecento fu Alirio Díaz. Questi nacque a Carora in Venezuela nel 1923 in una modesta famiglia, ottavo di 11 fratelli. Dopo aver cambiato diversi strumenti musicali scelse la chitarra e studiò al Conservatorio di Caracas, dove tenne il suo primo concerto nel 1950. Dopodiché si trasferì a Madrid e studiò e si perfezionò con il maestro Regino Sainz della Maza, lo stesso di Narciso Yepes. Alirio Díaz in seguito da Madrid si trasferisce in Italia presso l'Accademia Chigiana di Siena, divenendo il braccio destro del maestro Andrés Segovia. Dal 1964 in poi gira il mondo esibendosi in numerosi concerti sia in Europa, sia in Giappone, sia negli Stati Uniti e sia in Australia. Gli sono stati conferiti numerosi premi internazionali ed è stato anche per diverso tempo consigliere culturale del Ministero degli Esteri del Venezuela. Il maestro Alirio Díaz si è spento a Roma nel 2016 all'età di 92 anni. Ed ora passiamo al chitarrista Mario Ganci. Questo è stato il più grande chitarrista e compositore del Novecento in Italia. È nato a Roma, nacque a Roma nel 1923.
Ha studiato per i primi 10 anni chitarra con suo padre, dopodiché ha studiato composizione con il maestro Dobici e si è diplomato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma in contrabbasso con il maestro Billet. A Mario Gangi hanno dedicato dei brani i migliori compositori dell'epoca, quali Mario Castelnuovo tedesco, il maestro Nino Rota, autore della colonna sonora del Padrino, ed l'immenso Ennio Morricone. Ai suoi concerti tenuti in tutto il mondo hanno assistito musicisti del calibro di Igor Stravinsky. È stato componente dell'Orchestra Sinfonica della RAI ed ha accompagnato cantanti napoletani del calibro di Roberto Murolo e Fausto Cigliano. Negli anni '80, assieme al chitarrista jazz Franco Cerri, ha ideato e scritto un manuale per chitarra dedicato proprio a noi chitarristi da spiaggia. Il maestro si è spento a Roiate presso Roma il 15 febbraio del 2010. Anche per questa volta è tutto, vi do appuntamento al prossimo video, ciao!